Buongiorno amici del canale, oggi un caso un po' particolare. È un mobile molto vecchio che purtroppo è stato per tanti anni in una casa molto umida e diciamo chiusa, quindi non all'abbandono, per la carità, volevano bene a questo mobile, però non era riscaldata, non era pulita, quindi un mobile che ha avuto parecchi deterioramenti. Ora se lo guardate bene da vicino vedrete che dalla parte sottostante c'è stato un imbarcamento, ha preso della muffa, sicuramente nella parte sottostante la muffa è tanta, anche se è già secca perché l'ho già preso, spostato, messo in un ambiente asciutto per quasi un mese. Ha fatto già anche l'antitarlo, importantissimo perché all'epoca ho visto che c'era già della segaturina e quindi non ho aspettato, e quindi ora è pronto per partire con una remise in forma e soprattutto un buon ABA. Un ABA non che faccia gonfiare il legno ma che sicuramente vada a disinfettare. Probabilmente all'interno userò anche della candeggina. A me ogni tanto piace proporvi dei mobili del genere, perché io sono per il colorare tutto ciò che non è di un valore estremo, non cose patinate del Settecento, non mobili dipinti, non mobili con intarsi particolari che verrebbero coperti per sempre, però i mobili che sono o antichi o comunque vecchi e che non deteriorano con la pittura, anzi si salvano, devono sempre essere presi in considerazione, anche pezzi come questo che, mamma mia, colorato però sarà proprio carino. Quindi partiamo! Oggi parto proprio con ABA, acqua calda, bicarbonato e acqua calda, già lo sappiamo. Importante fare questo anche nella parte interna, non tanto perché non aggrappa, ci mancherebbe, ma proprio perché queste superfici sono molto sporche. Quindi io mi aiuto anche con una spazzolina, spugna strizzata e purificare bene l'ambiente, anche interno. Questa è una parte sinistra, laterale quindi, della cornice che c'è sopra il mobile. Se voi notate da vicino vedrete che la vernice addirittura in qualche punto è cotta. Che cosa vuol dire? Che sicuramente o è stata all'acqua e poi dopo al sole o forse ha preso caldo, non si sa, però comunque è molto rovinata. Io devo assolutamente incollarla per ripristinarla, anche perché comunque è una cornice di pregio fatta a mano. Qua vedete che è già un pochettino crepato, quindi noi andremo a carteggiare, pulire, togliamo via i pezzi che ovviamente saltano e andremo a reincollare il pezzo mancante, che è questo qua. Questo qui. Una volta incollata ovviamente stuccheremo i punti che mancano, però questo si fa in un secondo momento. Con una colla vinilica per legno, io uso la Univil di Saratoga che è veramente buonissima, la uso per tutto, per i fregi, anche per altro. Vado a iniettare un po' di colla nella parte interna. Questo pezzo è scalfito ma ancora integro, quindi è incollato. Cosa facciamo? Con una spatolina cerchiamo di farlo entrare bene dentro la crepettina e in questo modo nel momento in cui poi vado a pressare rimarrà comunque dentro della colla. La faccio entrare piano piano, delicatamente, e andrà sicuramente a sigillare un po' la parte interna. Ecco qua, lo metto ancora un pochino. Quindi è importante ricordarsi che non basta mettere la colla in superficie, ma bisogna andare anche in profondità. Ecco qua. Presserò dopo, nel momento in cui ho messo anche la seconda nisca.
Questa più o meno è messa qua. Una volta trovato il punto, la sezione qui dove va fatto ricombaciare, io qua me ne sono accorta perché c'è un chiodo e qua il chiodo viene riproposto su questo pezzo di legno e si innesta bene. Andiamo a mettere della colla, ovviamente, sempre la Univil, e poi piano piano la faccio aderire bene e incastro il tutto. Più o meno sarà qua. È importante capire che bisogna fermare al 100% in questo momento. Ci sono diverse opzioni. La prima sicuramente è una morsa. Se tu mi tieni fermo io sì, la uso. Ma io userò anche qualche chiodino molto piccolo. La morsa in questo momento mi aiuta solo, lascia pure, a tenerla ferma. Mi passi pure i chiodini adesso, Emma. Sono qua. Ok. Tieni di qua a sinistra tu, di qua dove ho dito io. E poi aiutatevi magari con qualche chiodino. Io utilizzo la mia sparachiodi, che in realtà unisce con dei chiodi talmente sottili che non creano nessun trauma al legno, anche quando vengono inseriti. E ora possiamo togliere anche la morsa. Controlliamo, non si muove. Perfetto. Se volete metterne alcune al contrario, nel frattempo tolgo via gli ultimi rimasugli di colla, la ripulisco bene in modo che si asciughi velocemente. La Univil si asciuga veramente in modo molto veloce. Poi prima di stuccare sicuramente diamo una carteggiatina per purificare un po' la superficie della colla vinilica rimasta. Dopodiché stucco bicomponente, chiudiamo bene le fessure e via. Andiamo adesso che è asciutto il nostro pezzettone a ricostruirlo, perché comunque non possiamo mica lasciarlo in questo stato qua. Uso uno stucco bicomponente. Che cosa vuol dire? Vuol dire che gli stucchi ci sono di diverso tipo la Materic Cream è una pasta che serve sia per creare degli stensili materici a livello che per stuccare evidentemente anche alcuni buchi che avete nei muri o altro. Chiaro è che è una pasta molle, come gli stucchi che ci sono in commercio anche in Eva di Brico. Solitamente sono dei bartolini alti così, nel momento in cui li apri, se non li chiudi bene, seccano, e solitamente sono degli stucchi già in crema, già creati, ma sono molli, hanno una composizione molle che non va bene per fare queste cose. Perché noi usiamo invece uno stucco bicomponente? Primo perché è facile da usare, più di tante altre cose, e secondo perché essendo già rigido, vedete, miscelarlo è facile, ma soprattutto raggiunge la consistenza che ti serve ed è molto più semplice che utilizzare degli stucchi liquidi o comunque in pasta che sono poi da modellare. Io adesso, guardate bene cosa faccio, tolgo dalla pellicola lo stucco. Se all'inizio c'è una parte leggermente solida, staccatela, toglietela via così. Questo lo buttiamo perché ciò che a noi serve è quello che c'è al centro. Se voi vedete, se notate bene, ci sono due colori. C'è la parte centrale che è un po' più rossa e la parte esterna che è un pochettino più marrone. Questi sono i due componenti, quindi si chiama bicomponente. Non è una cosa scontata perché tante volte in passato, quando non ero ancora capace di usare questi stucchi, io lo miscelavo un po' e lo usavo così. Invece se A e B, ovvero i due componenti, non sono perfettamente miscelati, non catalizza e quindi non diventa rigido. E dopo un'ora che voi l'avete utilizzato dite: ma perché questa roba qua è ancora morbida e non diventa rigida? Per questo motivo, perché i due componenti non sono mischiati. Ora io schiaccio bene, faccio anche dei salamotti, rimpasto. Questo è proprio il metodo perfetto. Mi sono messa i guanti non perché faccia male alle mani, perché non fa male, ma per non sporcarli semplicemente. Questo è una cosa che dovete fare molta attenzione. Vedete che a un certo punto quando voi miscelate diventa marmorizzato, vedete? In certi punti più rosa, in altri più marrone. Ecco, vuol dire che i due componenti non sono ancora perfettamente miscelati, quindi dovete continuare. Quindi chi di voi ha fretta, occhio, perché se non fate bene questo passaggio non diventa rigida la pasta e tanto vale. Ancora non va bene, ancora si vedono i due componenti divisi, striature, non dovete mai vedere le striature. Spesso e volentieri mi scrivete anche sul gruppo o comunque le mail in cui dite: io l'ho usato ma non ha funzionato. Perché? Mettiamo sempre in dubbio il fatto che se non siamo dei professionisti e non usiamo al 100% bene i prodotti, può essere semplicemente questo il motivo. Quando il bicomponente inizia a funzionare,
diventa caldo perché catalizza, quindi la catalisi inizia a funzionare e si intiepidisce. Quello è il momento perfetto in cui voi dite ok, basta, mi posso fermare, sta catalizzando. Guardate, adesso vediamo un colore omogeneo, non ci sono più le striature marroni e rosse e quindi la pasta è perfetta. Bisogna andare bene 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 dentro le insenature, schiacciare, perché ovviamente noi vogliamo che questa pasta non sia semplicemente figurativa, ma che sia anche una parte interna che va proprio a saldare la parte mancante. Ok, quindi schiacciatela bene e ricreate il tutto. Anche qua, vedete, ci sono dei punti in cui manca proprio la pasta. Noi prenderemo poi anche una spatolina delle Belle Arti, che è questa qui, la classica spatolina che vedete spesso anche nei tutorial, che serve proprio per andare bene all'interno di queste cesellature, e si schiaccia, si va a schiacciare, si va a modellare, si ricostruisce proprio il pezzo. Questa è una cosa molto molto importante che dovete ricordarvi di fare, perché altrimenti poi quando catalizza e quindi diventa più rigida è poi più difficile spostarla, perché ovviamente diventa bella bella rigida e spessa, forte, come se fosse legno. Con la vinilica, il pezzo in posizione, 2 punti e via. Tolgo via qualche eccesso di colla vinilica che ovviamente sta venendo fuori, perché la colla vinilica ci aiuta sempre comunque a tenere fermo in posizione il pezzo di legno, e via. Adesso ricontrolliamo il tutto, che non ci siano chiodi, che non ci siano problematiche. Iniziamo con la tonalità Olivia. Dopo un giorno di lavoro siamo arrivati al punto e possiamo iniziare forse a colorare questo mobile. Allora, sarà tutto Olivia, un po' più diluito perché voglio fare una passata delicata e veloce per poi fare un décapé. Questi riquadri qua però li facciamo crochet, sì, vero? Perché ci sarà poi una seconda tecnica. È diciamo che è uno di quei mobili che se non ci fosse stato forse un legame affettivo era meglio non toccare, perché faceva acqua da tutti i buchi. Non abbiamo solamente sistemato la parte laterale, abbiamo messo anche la mano alle cerniere, che sono state comunque diciamo riprese con sempre la colla Mastro Dash. Abbiamo rifatto interamente il cassetto, però queste sono cose di falegnameria che comunque vanno fatte o da Franco oppure con un bravo falegname che vi faccia vedere come si fa. In realtà dentro è abbastanza sano, ma noi lo coloriamo con un colore in contrapposizione che poi decidiamo alla fine, e con la wall che sarà anche profumata. Quindi Olivia, scodella perché diluiamo, e un po' d'acqua. Quanta? A sentimento, non mettetene troppa. Io adesso ne ho messo 2 cucchiai su più o meno un 100 grammi di vernice. Ricordate solo che più acqua mettete più alleggerite il colore, quindi ovviamente non dovete esagerare un po', perché se poi la superficie non è come la mia, io ho una superficie grezza, vedete, un legno grezzo, quindi l'assorbe. Quindi se voi fate questa cosa su una superficie lucida, liscia, tipo una formica, non attacca più, quindi non fatelo. E seconda cosa, perché più acqua mettete e ovviamente più il colore diventa chiaro, si alleggerisce. Io uso un pennello architetto, così vado bene negli angolini. Tu vai con un pennello 50, classico, hanno la stessa setola, e divertiamoci, anche perché una sola mano, non precisa, perché questo per me è un mobile che sarà country, molto country chic, quindi avrà una seconda tecnica che lo antichizza ancora di più. Ho girato bene, è leggermente più fluido, non liquido, perché non è un lavaggio, fluido. E partiamo. Se vedete bene la coprenza è eccezionale, proprio uno spettacolo. Ho scelto questa tonalità, Olivia, perché a parer mio è il colore che meglio si sposa con lo stile del mobile. Quindi non dimenticate mai che è la vostra casa a richiedere un pezzo di arredamento, sì certo, però è anche il mobile che richiede il tipo di stile, la tonalità, la tecnica. Non si può assolutamente far finta di nulla. Quando si sceglie una tonalità bisogna rispettare lo stile del mobile.
deciso di fare in queste due antine, nella parte centrale liscia, rocher puro, perché poi ci sarà un'altra tecnica, quindi mi interessa che sia abbastanza coprente. Utilizzerò sia un pennello piccino, tipo questo, che fa parte del set di pennellini, per fare comunque la righina dritta nei bordi, così, che il pennello architetto poi per andare a dipingere il tutto. È il pennello che ho usato per tutto il mobile e sicuramente a me non serve la perfezione, perché ripeto, questo è un restyling in stile country chic che sarà molto usurato, però è sempre piacevole comunque essere precisi il più possibile. Nel momento in cui abbiamo fatto i nostri bordini sarà più facile poi colorare con leggerezza con l'altro pennello. Ora pennello architetto, abbastanza carico, copro tutta la parte centrale. Mi sono agghindata come se fossi una chiappafantasmi, non per altro, ma perché sulle spalle un aspirapolvere fichissimo, collegato alla mia levigatrice fichissima, che non mi fa fare polvere, perché siamo d'inverno, ho freddo, non ho voglia di uscire fuori e piove. E quindi un decapè come questo io solitamente l'avrei fatto fuori, perché non amo la polvere in giro, poi ci sono le luci, la telecamera di Franco, e quindi non possiamo permetterci di far polvere in giro, ma lei non fa polvere. Attenzione, questa è una levigatrice veramente bellissima, si può avere in due modi, così come ce l'ho io, oppure semplicemente senza il cavo, quindi col sacchetto. La cosa bella qual è? Che tu hai la batteria qua, quindi te l'appoggio al lato e con questa sei leggerissimo e fare il decapè è veramente facile. Seconda cosa molto bella è che questa levigatrice ha questa carta, che non è una carta normale, è una carta trasparente perché aspira la polvere al 100%, per questo non facciamo polvere in giro. Quindi è ancora più facile e veloce fare tutte queste lavorazioni che solitamente ci porterebbero all'esterno e magari rimandiamo per questioni di tempistica, di freddo, di caldo, di pioggia, all'interno. Non c'è polvere. Adesso vedrete con me. Accendo l'aspirapolvere, già al massimo, e vado. Ho voluto fare il decapè in precedenza su tutto il mobile, compresa la parte più chiara, perché volevo una base più usurata che preparasse la finitura, ovvero un transfer con questa bellissima carta e il liquido magico. È da un po' che non me lo faccio vedere, ma vi posso assicurare che più passano gli anni più attuale. Ora è importante che voi capiate una cosa: questa carta non è fatta a caso, perché è riposizionabile. Cosa vuol dire? Che qua c'è un riccio che finisce e qua c'è il culetto del riccio. Quindi voi potete anche riprodurla su un'antina avvicinandola e creare un pattern continuativo. Questa è una cosa molto bella. La seconda cosa molto bella è che costano pochissimo, quindi in realtà potete togliervi lo sfizio di fare una bella decorazione che sembra dipinta sul mobile spendendo pochissimi euro. Ora vi faccio vedere come si fa. Inizio con la prima parte mettendo
la mia fotocopia qua e con un cutter tolgo la parte in abbondanza. Grazie Emma. Ovviamente questa parte qua di carta non la butto perché la userò per qualcos'altro. Metto un pezzettino di nastro carta da un lato che mi consente di tenere fermissimo il mio foglio alla superficie, però ne metto uno anche di qua perché questo mi aiuterà a tirare su e giù il foglietto, cosa molto molto importante perché io devo sollevare per usare il liquido magico. Adesso vi faccio vedere come parte la magia e dopodiché continuiamo insieme. Pennellino, si scola, non un pennellino troppo bello, si tira su, occhio, è importante capire che il liquido va messo col fogliettino su, perché altrimenti fate una pozzanghera di inchiostro. Dopodiché, se c'è troppo liquido, e vedete che è umido, è bagnato, si soffia appena, si mette giù il nostro bel disegno, si posiziona e si gratta un po'. Verrà bene il disegno solo se fate quello che ho fatto io prima, ovvero levigare la superficie, perché più la superficie è piatta e liscia, è bella e vellutata, più il disegno viene trasposto bene. Vediamo? E voilà! Questo è un disegno che è completamente impresso sulla superficie e quello che io voglio è non avere un disegno perfetto, perché questo è un mobile décapé e il disegno non deve essere come se fosse appena dipinto, deve essere un po' usurato. Questo è il motivo per cui io prima ho fatto il décapé sulla superficie per averla già usurata e questo è il motivo per cui io passerò il cucchiaino ma non calco troppo, voglio un qualcosa che sembri vintage. Guardate come si fa adesso, continuo a tenere su, bagno, perché io so già che la prossima domanda che farete è: ma non rischio quando appoggio il fogliettino di non riposizionare bene? No. Perché se tu sei preciso e lo riposizioni sempre nello stesso punto come ho fatto adesso io, assolutamente il disegno sarà perfetto. Grattiamo il nostro coniglietto con questo strumento importantissimo che si chiama cucchiaino. Potete anche fare così, un po' da un lato, un po' dall'altro. In questo modo sarete sicuri di non dimenticare neanche un millimetro e sarà sempre più preciso. Ora sollevo e voilà! Come vedete, il fatto che sotto la vernice sia stata usurata ci aiuta a creare un pattern, una texture ancora più anticata. Adesso continuo. Emma, mi fai quel riquadro? Sì. Grazie. Bellissimo. Anche qui, dove sotto è usurato, è veramente, veramente bello. Originalissimo. Eccolo finito. Ora prendiamo un altro foglio e con lo stesso procedimento lo riposizioniamo. Tenendolo alzato, controllo che la fine della codina dello scoiattolo finisca giusta. Per aiutarmi posso anche iniziare a fissarlo di qua, controllare anche questo lato. Ok. E come prima taglio e continuo. Posizionato e tagliato correttamente, metto lo scotch sul bordo verde, così posso schiacciare un po' di più e non rischiare di rovinare il disegno, e rimuovo quello che avevo messo qua solo come guida. Poi parto.
Come vi sembra? A me piace tantissimo. Bello. Quanto hai grattato? Un po'. Allora, ovviamente è più, diciamo, lunghettino il procedimento nel trasporre sulla superficie un disegno con il liquido transfer, semplicemente perché bisogna essere molto molto attenti e bisogna far sì che il disegno vada perfettamente a imprimersi sulla superficie. Chiaro che con i transfer che gratti e diciamo aderiscono è più veloce, ma è completamente diverso. Primo, perché quelli sono degli adesivi molto sottili messi su una superficie, questo invece è un vero e proprio disegno dove l'inchiostro si va a depositare sulla superficie, quindi non andrà mai più via. Non potete, diciamo, toglierlo, sarà comunque nostra premura grattarlo e ricolorare se vogliamo toglierlo. A me piace molto, soprattutto il fatto che sia così usurato e fa cadere assolutamente l'occhio su questa parte qua. Perché l'abbiamo fatto? Perché mi piace questo rigato, ma non volevo che l'occhio cadesse qui. In questo modo, avendo messo una parte più chiara sottostante, la tecnica qui andrà a far cadere, a focalizzare l'attenzione su questa parte sottostante. E perché mi piace? Perché andiamo a dare un po' più di, anche qua, di importanza alla gambina. Mi piace molto il fatto che sia leggermente curva e un pochettino più elegante. Questo è proprio un classico stile vecchio, country chic, proprio perfetto per delle case che vogliono arredare con pezzi vintage, magari ripresi proprio in questo stile. E dobbiamo renderlo perfetto anche all'interno, Sì. perché adesso fuori è tutto Olivia, questo tocco rocher e non è ancora protetto. E ricordate che il colore non è questo, il colore è, diciamo, definitivo quando si protegge, quando si mette il protettivo oppure la cera. Questo lo faremo tra un po'. Invece dentro, sorpresa, lo coloreremo tutto con la nostra wall torta di zucca, un bel arancio che sta benissimo con il verde. Perché torta di zucca? Perché è un arancio molto molto classico, nel senso che ha una punta non forte, non giallognola, ma molto cremosa. E la cosa più bella è che usandolo in versione wall ha già dentro il protettivo e ancora di più profuma di gelsomino. Quindi voi con una sola passata avrete il mobile colorato, protetto e sigillato, quindi si può spolverare e profuma, cosa che non fa mai male quando ci sono i mobili vecchi. Partiamo? Partiamo. Guardate che bello l'effetto del legno nel momento in cui viene un po' assorbito dalla superficie. Rimane molto bello perché è naturale ma tinto. Ovviamente nel momento in cui asciugherà diventerà un pochettino più scura, perché verrà un po' assorbito dal legno appunto e si scurirà con l'asciugatura. Quindi la tonalità definitiva è sempre quella che c'è sul barattolo. Ma avete visto che bello? È uno spettacolo! Bello, rifinito, profumato, perfetto. Ora la vera magia è capire quanto cambia poi il colore nel momento in cui viene protetto. Cera Jasmine, un pennello che usiamo solo per le cere e per gli oli, mi raccomando. E guardate che spettacolo. Ve lo faccio vedere qua, perché qua potete proprio vedere l'olivia e il disegno su rocher. Guardate quanto cambia. Guardate che bello. Io sono un po' di parte, perché sapete che è una delle mie tecniche preferite, il trasferimento di immagine, ed è uno dei miei stili preferiti, lo stile country, però è proprio pazzesco, bello, bello, bello. Guardate qua. Bello, idratato, protetto, profumato. E guardate il legno sottostante, dopo il décapé, come è un pregio in questo momento. Quel legno che prima era rovinato, tutto di colori differenti, sembrava veramente un pasticcio. Adesso guardate invece quanto è bello, quanto è elegante. Guardate quando tu passi e rinnovi come cambia il mobile. Adesso passo la cera su tutto. Chiedo a Emma se mi aiuta ad arredarlo, ambientarlo, perché voglio farvelo vedere al top. Anche questo restyling È finito. Allora Emma, siamo molto in tinta. Sì. Tu sei perfettamente in tinta col mobile e anche io per questa bella chiusura.
Ci piace? Molto. Beh, rispetto a come era prima, adesso Franco farà del suo meglio per farvi vedere tutti i difetti che aveva e che adesso sono diventati un punto di forza, ovvero i diversi tipi di legno, le tonalità, le ammaccature. Abbiamo ovviamente con il diciamo décapé esaltato tutte quelle che erano le crepe del legno e le rovinature, perché in questo momento sono per noi un punto di forza. Ci piace troppo il suo interno perché è una chiave di rottura e secondo me dare un colore bello, vivo, allegro aiuta comunque a rendere il tutto molto più armonioso. Quindi se vi piace lo stile country, vi piace diciamo rendere perfetti i vostri mobili per creare nella vostra casa questo stile, ricordatevi sempre che questi sono proprio i segreti. Quindi il mobile deve avere quasi sempre un bel legno sotto. Con un mobile diciamo moderno viene un po' male, dovete avere un mobile vecchio per creare questo stile. Dovete scegliere toni molto molto polverosi da abbinare in modo molto morbido, evitate i bianchi estremi e mi raccomando un po' di chic, trasandando anche delle tecniche che solitamente magari cerchiamo di fare molto in modo perfetto, lineare e liscio, non è male, quindi il décapé è proprio la tecnica perfetta. A me piace. Anche a me molto. Andiamo a un altro tutorial, andiamo a creare Sì. qualcos'altro, però prima ricordiamo dove comprano Magic Paint? O sul sito unico italiano che la rivende www.lisiron.com, L'unico sito italiano che vi spedisce Magic Paint a casa, altri no. oppure dai nostri rivenditori. Ce ne sono tantissimi. Sul sito www.magicpaint.it c'è una cartina divisa per regioni dove trovano quello più vicino a casa loro. Ricordatevi che se un rivenditore non sta su quella cartina non è un rivenditore Magic Paint, sarà un rivenditore di un altro marchio, ma mai su Amazon. Ciao! Ciao!